Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo delle gustose e semplici merendine fatte in casa. Per questa ricetta serviranno 5 uova, 130 g di zucchero, 100 g di farina, 2 cucchiaini di miele, una bustina di vanillina e un pizzico di sale. Per la farcitura utilizzerò della Nutella e per la copertura 250 g di cioccolato fondente. Inizio la ricetta preparando la pasta al biscotto. Separo i tuorli dagli albumi. Lavoro i tuorli con 100 g di zucchero semolato, 2 cucchiaini di miele e una bustina di vanillina. Lavoro con il frullatore fino ad ottenere un composto spumoso. Ci vorranno circa 7-8 minuti. Fatto questo, metto da parte il composto di tuorli e monto a neve ben ferma gli albumi, aggiungendo prima un pizzico di sale e i restanti 30 g di zucchero semolato. Con una spatola aggiungo delicatamente gli albumi montati al composto di tuorli. Ora non mi resta che incorporare lentamente la farina setacciata. Anche in questo caso utilizzerò una spatola in silicone. Trasferisco il composto su una leccarda che ho precedentemente rivestito con carta forno. La leccarda utilizzata misura 25 x 35. Livello accuratamente il composto ed inforno in forno caldo a 170 gradi per circa 15 minuti o comunque fino a quando la superficie è ben dorata. A cottura ultimata distribuisco dello zucchero semolato sulla pasta a biscotto e copro con della pellicola trasparente. Con questo passaggio riuscirò a staccare la pasta dalla carta forno senza romperla. Quando la pasta a biscotto è fredda, stacco delicatamente i bordi e la trasferisco su un nuovo foglio di carta forno precedentemente tagliato. Elimino i bordi irregolari. E taglio delle strisce larghe circa 3 cm. Da ogni striscia ricavo 4 rettangoli della lunghezza di 7 cm e mezzo. Ora non mi resta che assemblare le merendine. Per ogni tegolino utilizzerò 3 rettangoli. Stendo della Nutella su 2 dei 3 pezzi. Sovrappongo prima i rettangoli farciti e poi concludo con quello senza Nutella. Assemblate le merendine, le metto in freezer per 10 minuti prima di decorarle con il cioccolato fondente.
Salve amiche ed amici, quest'oggi vogliamo presentarvi le golose merendine yo-yo. Sono davvero semplicissime da fare e sono l'ideale per portare una merenda sana e golosa a scuola per i vostri bambini. Vi lasciamo adesso al procedimento. Prepariamo la base del nostro dolce lavorando inizialmente 5 uova, aggiungiamo un pizzico di sale, 130 g di zucchero semolato, un po' di miele di acacia, Quando le uova saranno ben montate, andremo ad aggiungere un po' alla volta 100 g di farina 00. Andiamo quindi a versare il composto su una leccarda rivestita da carta forno. Inforniamo quindi il tutto per 20 minuti a 170 gradi. Questa è la nostra pasta biscotto appena sfornata. Andremo a ricavare le sagome dei nostri dolci. Possiamo utilizzare due diversi formati a seconda di quanto li volete far grandi. Spalmate con della crema al cioccolato o della marmellata un lato del disco. Se la crema dovesse essere troppo densa, potete anche riscaldarla leggermente a bagnomaria così da farla diventare più fluida. Facciamo sciogliere a bagnomaria 80 g di cioccolato fondente, sistemate le merendine su della carta forno. Mettete quindi il cioccolato fuso in una sacca a poche e andiamo a formare le strisce decorative sui nostri dolcetti. Attendiamo che si asciughino, quindi potremo anche riporli. Se volete che si mantengano morbidi per più giorni, dovrete avere l'accortezza di metterli in una bustina alimentare o in una bustina di carta.
le famose Kinder fette al latte. Gli ingredienti sono pochi e il procedimento è anche semplice. Elenchiamo di seguito gli ingredienti per realizzare la pasta al biscotto. Ci serviranno 5 uova, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di miele, 50 g di cacao amaro, 50 g di farina 00, 130 g di zucchero semolato. Inizio separando i tuorli dagli albumi. Lavoro i tuorli con 100 g di zucchero, 2 cucchiaini di miele e una bustina di vanillina. Fatto questo, metto da parte e lavoro gli albumi con un pizzico di sale e i restanti 30 g di zucchero. Incorporo delicatamente gli albumi ai tuorli. Adesso non mi resta che aggiungere gli ingredienti secchi, quindi farina e cacao setacciati. Anche questi andranno aggiunti delicatamente. Trasferisco il composto su una leccarda rivestita con carta forno, livello ed inforno in forno caldo a 170 gradi per circa 15 minuti. Appena sfornata la pasta a biscotto, la copro con un po' di zucchero semolato e della pellicola trasparente. Faccio raffreddare e procedo alla preparazione della crema. Per la crema al latte utilizzerò 170 ml di latte condensato, 300 ml di panna per dolci, una bustina di vanillina e 7 g di colla di pesce. Metto in ammollo la colla di pesce in abbondante acqua fredda. Trascorso il tempo di ammollo della gelatina, verso in un pentolino 50 ml di panna per dolci preso dal totale. Riscaldo leggermente e aggiungo la colla di pesce ben strizzata. Il tempo necessario che questa si scioglie e poi spengo. Trasferisco quindi la panna nel latte condensato e amalgamo bene. In un'altra ciotola monto i restanti 250 ml di panna con una bustina di vanillina, poi aggiungo il latte condensato. Prima di aggiungere il latte condensato, accertatevi che sia freddo. Se la crema al latte risulta essere troppo fluida, vi consiglio di metterla in frigorifero per almeno 30 minuti prima di stenderla sulla base. Io questo passaggio lo effettuo a prescindere dalla consistenza della crema. Trascorso il tempo di riposo della crema al latte, riprendo la pasta al biscotto e la divido in due. Posiziono metà sul vassoio, livello i bordi
Ora farcisco e chiudo con l'altra metà. Metto in frigorifero ancora per un'ora, poi procedo al ritaglio. Oggi vi proponiamo una gustosa merenda per i bambini, dei muffin al mascarpone e gocce di cioccolato. Per preparare questa gustosa merenda inizio sciogliendo 70 g di burro. Continuo lavorando con il frullatore elettrico 3 uova e 220 g di zucchero semolato. Ottenuto un composto ben spumoso, aggiungo 200 g di farina setacciata a cui andrò ad incorporare 6 g di lievito per dolci. Il burro fuso ormai tiepido. Aggiungo 250 g di mascarpone. Concludo con 40 g di gocce di cioccolato. Fatto questo, verso l'impasto nei pirottini e li riempirò per circa i 2/3 della loro capienza. Infornerò in forno caldo a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!